Ciao, eccoci, siamo live. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Dani, oggi sì, Ciao. Alan ci ha lasciato soli. No. Alan. Sì, ma sta meglio di noi in vacanza, dai, ci sta. Ma secondo te ci sta seguendo? Io temo di no, secondo me ci seguirà al massimo in differita. Poi magari ci scrive che è qui. Ma... Esatto, e fa le correzioni. Ma io avevo fatto così ormai, perché effettivamente alla grande. Vai, ti salutiamo, bravo. Esatto. Goditela, meritatissima, che poi quando torni qua c'è da battere weeklizzare di brutto. Marco, bella selezione oggi di corsa. Io sono arrivato, ho visto alcune notizie, alcune cose interessantissime, alcune le avevamo viste e devo dire che siamo praticamente pronti. Oggi la sigla ce la lanciamo noi, questa volta tocca a toi. Va bene, allora partiamo con la nostra sigla. Ed eccoci qui con Battery Weekly. Come vedete proprio dal bannerone qui, il Battery Weekly è la nostra selezione che abbiamo su Flipboard. Marco, magari lo ricordiamo, qualcuno se vuole vederla anche Esatto. comunque nei nostri profili, ma in ogni caso voglio sempre ricordare che Battery Weekly la trovate in differita sulla pagina proprio di Flash Battery. Abbiamo riassunto tutte le settimane, è diviso in ordine di settimane e c'è anche un sottotitolo per l'argomento trattato in quella puntata, e in più ci sono anche i sottotitoli in inglese, quindi potete usarlo per fare debunking, Marco, alla fine è importantissimo, cioè Sì. leggete qualche notizia che è un po' fuori di testa, andate magari a vedere sul fronte batterie la Battery Weekly e potete segnalarla anche ai vostri amici e sui vostri social, quindi importante anche questa operazione un po' di debunking. Esatto. Bene. Marco, che Lì, dici? volendo, potremmo partire. In realtà l'idea era di partire proprio con una news che in realtà non è recentissima, perché ormai è già qualche settimana, solo che non abbiamo avuto l'occasione di parlarne proprio nelle weekly precedenti. Che dire, diciamo che al momento io personalmente ho delle informazioni abbastanza superficiali, cioè Fincantieri ha fatto un accordo per una joint venture per produrre batterie con Feist Electronics, che è comunque, se non sbaglio, una multinazionale, proprio con l'obiettivo di produrre delle batterie di grandi dimensioni per il mercato soprattutto nautico. È una notizia sicuramente interessante per il mondo europeo, e vediamo un po' quando avremo maggiori informazioni magari di svilupparla un po' di più. Non so se tu, Daniele, hai delle altre informazioni in merito a questa azienda? No, non o ho. questa collaborazione. Esatto, sulla collaborazione effettivamente notizie ancora non ce ne ho, ma bisogna indagare, perché abbiamo messo in giro la voce, vogliamo un po' di informazioni, perché sicuramente è strategico. Sicuramente il settore della nautica sarà un po' che ovviamente adesso con il rilancio si parte nella bella stagione e c'è una forte predisposizione. Devo dire che si sta portando molto ma molto verso l'elettrico. Noi abbiamo inaugurato una delle prime fast proprio a bordo di un molo a Venezia, e la ricarica ormai si parla tranquillamente della ricarica col combo, addirittura, Marco, doppio combo. Questa imbarcazione che ho visto da 240 kWh di batteria, quindi un bel motoscafo con una bella batteria, aveva il doppio combo, e quindi stiamo parlando di ricariche veramente veloci. La nautica credo che possa dare una buona spinta sotto quel punto di vista, Marco, e trovandoci in questo paese la richiesta di batterie è importante. Sì, diciamo che noi abbiamo fatto la prima conversione, diciamo, di un'imbarcazione a Venezia, penso negli anni 2010-2011, e tra l'altro era una barca già da trasporto, trasportava beverage, perciò era sicuramente un imprenditore, un luminario, insomma, che vedeva abbastanza avanti. Poi si è scontrato con un po' tutti i problemi di quell'epoca, perché ancora in quegli anni non era tutto a posto, perciò si faceva fatica.
Una tra le cose complesse è stata proprio avere una stazione di ricarica sulla riva per poter ricaricare l'imbarcazione, però insomma non siamo in quegli anni, perciò direi che va abbastanza bene. Anche noi lavoriamo abbastanza sulla nautica, sia da diporto sia per attività industriali, e devo dire che soprattutto su barche di media e grande dimensione l'ibrido la fa da padrone. Questo è abbastanza scontato, perché pensare insomma di navigare solo in full electric diventa un po' complesso, quantomeno ci vorrebbero tante batterie. Eccoci. Vero, ce ne vorrebbero tante. Qui è anche l'ibrido poi richiede sempre più batterie. Marco, io ho visto in Italia ne abbiamo solo 2 o 3, se non sbaglio, di catamarano con full electric, la trazione full electric, produzione 30 kW di fotovoltaico addirittura, e batteria anche lì siamo sopra i 200 kWh, ed è un ibrido perché ha anche un generatore, ma devo dire che ha bisogno di tanta batteria, quindi speriamo bene, perché questo è un settore che può assorbire tante batterie e investire tanto, perché comunque i risparmi sono importanti quando si tratta della pratica. Sì, gli investimenti ci sono e secondo me tante aziende stanno andando nella direzione giusta, devo essere sincero. Anche i grandi brand con cui noi abbiamo collaborato e che producono yacht, ma forse lo possiamo anche dire, anche tramite insomma alcune i nostri clienti come Transfluid, con cui collaboriamo per il mondo diciamo marino, perciò Ferretti, Bavaria, insomma parliamo comunque di imbarcazioni veramente molto, molto interessanti. Bene. Molto interessante questa joint venture. Vai. Andrei oltre. Qui diciamo che parliamo un po' di KTL. Sappiamo insomma essere uno delle 4 aziende più importanti di produzione di batterie, cinese, ma diciamo con molti agganci anche in Europa, comprese insomma alcune gigafactory che sta pensando di creare, anzi che sta creando. Una cosa di questo articolo è che sta pensando di avvicinarsi alla mega fabbrica di Tesla per costruire appunto le celle anche per loro. Questo non c'è tantissimo da dire, se non che si parla di 80 gigawattora di celle, perciò è comunque una produzione abbastanza buona. Qua parla di alimentare 800.000 auto, oltre ai produttori che sappiamo, insomma, Tesla sta guardando, perché non sta guardando solo in direzione di KTL, ma ce ne sono anche altri che abbiamo parlato e sviscerato, direi nell'ultima puntata, al massimo la penultima, adesso mi sfugge. E pertanto questo è un altro passo avanti che fa ben pensare, insomma, per questo mondo. Rimanendo in tema KTL, ci sono anche alcuni aspetti finanziari. Non so se Dani hai visto qualcosa, però si parla qui, ed è Forbes che ne parla, di essere comunque un'azienda vincente, quantomeno ha creato diversi miliardari. Ha creato diversi miliardari e fa delle venture importanti, e il fatto di tenersi vicino a chi digerisce tante batterie perché ne ha bisogno ovviamente è importante. Ha fatto tanti dividendi, quindi c'è da dire che non è una di quelle aziende che risparmia nei dividendi sicuramente, e poi fa veramente i numeri dal punto di vista delle percentuali di batterie che monta. Poi Marco, correggimi se sbaglio, Cattle specializzata anche loro nel ferrofosfato. Sì, esattamente, è una delle sue produzioni principali. Tra l'altro ci tengo a far presente una cosa, Cattle non è un'azienda storica, comunque è un'azienda che ha poco più di 20 anni, perché è nata mi sembra attorno agli anni 2000, wow. Perciò si è data parecchio da fare, come in realtà poi tutto questo mondo che sta creando da zero. Quando abbiamo iniziato noi a lavorare sulle batterie al litio ancora diciamo non si vedevano produzioni diciamo adatte all'automotive, perché questa azienda è nata soprattutto per creare batterie di piccola taglia, cioè per tablet, smartphone e così via. Dopodiché invece probabilmente ha capito, forse tra i primi, che poteva essere un mercato interessantissimo, e si è buttata per allargare le dimensioni di queste celle, prevedendo il mercato automotive, tra cui appunto ci sono come BMW, Volkswagen, Mercedes, Tesla, come case automobilistiche che stanno prendendo da loro le celle proprio. Tra BYD è solo secondo player, giusto? Quindi BYD sì, che sta sbarcando anche con i suoi veicoli ed è un costruttore di veicoli. Tu sai di sì, che età? Sì.
BYD. Maura, BYD esattamente non so quando sia nata, però a me il numero che ha fatto più impressione è vedere i numeri del mercato cinese, che sappiamo essere il primo comunque ancora ad oggi Sì. come volumi di veicoli elettrici messi sul mercato, e KTL ha il 46% del mercato. Il secondo, come dicevi giustamente, è BYD, di cui anche Warren Buffett è finanziatore, ne ha solo il 16% di quota di mercato. Cioè, diciamo, è 3 volte il secondo player cinese, perciò capiamo la potenza di fuoco che ha Catel in questo momento. Catel, KTL, insomma, qua ognuno lo chiama a suo modo. Nessuno ci rimprovererà se usiamo... non si arrabbieranno. Anche BYD, noi la chiamiamo BYD, si chiama Build Your Dreams, e è nata nel 95, Marco. Ok, l'hai trovato. Diciamo che ha una bella età. Sì, anche qui devo dire che le prime vetture che ho visto elettriche e di mass production, proprio quando andavo in Cina a cercare le prime celle, perciò parliamo più o meno quegli anni lì, 2008, dal 2008-2010, erano proprio tantissime BYD, tassisti che avevano queste vetture già elettrificate in quegli anni, perciò veramente è stato uno dei precursori, e loro non si limitano a fare le batterie, ma fanno anche tutto quello che ci sta attorno. BYD produce anche carrelli elevatori, produce di tutto di più, ecco. Bene, io andrei oltre, se sei d'accordo. Andiamo oltre, che poi vedo che ci stanno scrivendo da LinkedIn. Salutiamo tutti gli amici di LinkedIn, se avete qualcosa scrivetecelo che poi vi rispondiamo assolutamente. Esatto. Bene, eccoci qua. Qui, esatto. C'è un altro terra di casa, no, di casa nostra proprio no, però insomma un po' più vicino a noi, si parla di Norvolt, che continua a raccogliere effettivamente degli investimenti, perché c'è bisogno, per crescere c'è bisogno di soldi, giusto? Assolutamente. È un settore sicuramente costoso, è un settore che ha una grande richiesta, però per crescere bisogna investire, come avete fatto voi, e siete cresciuti tantissimo, e gli investimenti poi in questo settore, che è fondamentale, tanti di voi lo sanno, chi ci segue, chi ci si è connesso adesso, noi tutti i lunedì alle 18 facciamo la Battery Weekly, abbiamo parlato tantissimo anche delle strategie, e di Northvolt, Marco, abbiamo parlato spesso, direi. Sì, assolutamente sì, è una grande promessa. Tra l'altro, insomma, anche noi abbiamo preso contatti diretti, perché come lo stiamo facendo con altre gigafactory europee, perché ci piacerebbe, insomma, creare un prodotto totalmente made in Europe, solo che ad oggi anche loro non sono ancora proprio pronti, stanno facendo già dei pacchi batterie, ma le celle in realtà le stanno acquistando per molti tipi, e inizieranno nel 2022 in realtà le mass production. Ovvio che gli investimenti per creare queste linee di produzione di queste dimensioni, perché ad oggi si stanno preparando per fare 40 gigawattora. Qui la raccolta di capitali di cui stiamo parlando in questo momento è per passare da 40 a 60 gigawattora, però l'obiettivo nel 2030 è arrivare a 150. Cioè, queste linee di produzione sono importanti, sono costose, e bisogna in qualche modo finanziarle. Ovvio che loro hanno le spalle abbastanza grandi, avendo dietro tutte queste case automobilistiche veramente importanti. C'è grano, come si dice, che quando c'è grano si cresce, perché qua c'è da investire anche in ricerca e sviluppo, quindi c'è sicuramente bisogno di avere l'appoggio delle case. Ecco, bella competizione. Esatto. E rimanendo in tema europeo, comunque qua i miliardi, diciamo, che si stanno mettendo sul piatto sono veramente tanti per l'elettrificazione, al di là dei grafici che magari non dicono tantissimo. C'era solo una parte che mi interessava fare vedere, che si parla di 38 ad oggi gigafactory europee, che però poi solo 17 ad oggi hanno ottenuto la somma richiesta, cioè i finanziamenti necessari per partire. Vediamo un po' cosa succederà. Ce ne sono alcune che probabilmente c'è qualche bufalina, ecco. Un po' di cazzettario ce l'abbiamo, purtroppo sì. Poi noi siamo imprenditori, e perciò ci fa piacere e spingiamo idee ambiziose, però poi non sempre si riescono a mettere a terra. La cosa certa, appunto, signori, che noi lo ripetiamo sempre, siamo circondati dalle batterie. Parliamo di batterie consumer, qui stiamo parlando di batterie invece per il settore business e dei trasporti.
e la batteria è un elemento fondamentale per questa transizione energetica dei trasporti, e non solo, anche per l'accumulo ovviamente di energia in domestico e in industriale. Quindi bene per questa notizia di Inside EVs, tante notizie le prendiamo da loro, la potete trovare. Io direi di andare su... Sì, rimaniamo in tema, perché qui si parla comunque di Gigafactory e verificare se è cazzettari o meno. Qui si parla di Stellantis. No, Sì. insomma, ci fa tantissimo piacere, e anzi mi ha fatto piacere leggere questo articolo, perché effettivamente si parla di interessi e diciamo attenzioni da parte del governo italiano, è disposto a mettere sul tavolo 1 miliardo di euro, questo è quanto si cita, per creare insomma un'azienda mista pubblico-privato proprio per la produzione di batterie in Italia. Fuori dai denti, Marco, fuori dai denti. Secondo te, da imprenditore che lo ha fatto e che comunque è cresciuto tanto, è sufficiente 1 miliardo? La gente sembra tantissimo, ma dietro ci deve essere, secondo me, l'interesse di Stellantis nell'avere un'azienda, perché è ovvio che può fare gola, però cioè, se dietro c'è un interesse vero e concreto di creare batterie qui per il mercato dell'automotive italiano, è sicuramente un buon incentivo, ma se uno vuole andare da un'altra parte, o comunque già l'idea di produrre altrove, cioè non c'è, secondo me, finanziamenti che tengono. Però insomma mi fa piacere che qualcosa si possa muovere. Ecco, forse mi viene più da credere insomma a un'attività di questo tipo in collaborazione con un'azienda vera automotive, più che forse Italvolt, ecco, che lì bisognerebbe capire a chi poi cavolo le vendono queste batterie. Sono 70 gigawattora di batterie, se non le vengono a Torino alla Fiat, Stellantis, insomma non so dove le mettano. Esatto, perché poi se parte questo trend in cui sono le case auto a volersi fare le gigafactory, i terzisti che producono batterie stride la questione diventa dura, i investimenti diventano veramente, veramente rischiosi. Quindi molto interessante, bello l'articolo di Francesco Barontini, che lo trovate su Inside EVs, molto molto interessante. Bene. Sì, insomma, parla un po' di questa potenziale Gigafactory e come potrebbe sorgere. Bene, andando oltre, in realtà abbiamo una notizia un po' meno bella per il mondo delle batterie, però non tutte... Però bisogna parlarne, è importante sì. parlarne perché vengono strumentalizzate queste notizie spesso. Il numero di auto tradizionali e di autobus e di camion tradizionali che prendono fuoco al mondo in tutti i giorni è enorme, per le cause più disparate. Quando trasporti un liquido infiammabile, quando trasporti energia in generale, ci possono essere gli incendi, ovviamente. Attualmente, fatte le medie mondiali sui parchi veicoli tradizionali e veicoli elettrici, possiamo dire tranquillamente che i veicoli elettrici sono sicuri, quindi che ovviamente quando capita un incendio su un autobus elettrico adesso è hashtag e dunque se ne parla tanto. Esatto, ma in realtà è anche un bene, insomma, che se ne parli, però se ne deve parlare, diciamo, con raziocinio, ecco, non sparando a zero senza saperne. Noi insomma abbiamo parlato più volte delle batterie e della loro sicurezza. Ci sono tanti elementi che compongono la sicurezza di un pacco batterie e poi più in generale di un veicolo elettrico. Uno è sicuramente la chimica, perciò bisogna verificare bene esattamente la chimica. Due, come l'assembly, perché anche, diciamo, la cella più sicura del mondo, ma se ne mette in parallelo troppe, se una ha un problemino, tutte le altre sversano energia dentro questa, ma è abbastanza elementare. E tre, anche l'elettronica, che deve agire nei momenti giusti per proteggere correttamente il pacco batterie. Ecco, diciamo che guardando questo filmato, adesso ve lo faccio vedere perché abbiamo anche la versione YouTube, si vede proprio che, aspetta, vediamo se riesco ad allargarlo un pochino. Vai, premi il tutto schermo, ecco, così forse tutto schermo, temo che sì, dovrebbe prenderlo. Proviamo. Vedi? Sì, okay. perfetto. Perfetto. E qui si vede questa parte, Marco, prova a tornare un attimino indietro. Sì, la parte perché parte proprio esatto, fumo. C'è fumo e poi c'è subito una grande esplosione. Okay. Diciamo, per chi ha visto qualche filmato, poi magari potremmo anche, poi chi vuole andare sul nostro sia canale YouTube ma anche sul sito, sul blog, c'è un articolo in cui parliamo di sicurezza e lì proprio si vede che tipo di reazione hanno diverse chimiche. Perciò ci sono chimiche che effettivamente hanno questa reazione molto violenta, virulenta,
e perciò mi viene da dire che qui qualche errore di progettazione è stato fatto, perché arrivare a un livello, poi vabbè qui è molto velocizzato, Sì. però diciamo che la deflagrazione adesso qui era a lenti, si vede un po' meglio, cioè è proprio veramente importante, perciò la chimica di certo non è delle più sicure, ecco. Oltre a magari un'elettronica o una gestione diciamo che ha peggiorato e ha portato a questo punto, diciamo, questo pacco batterie. C'è tutta una tecnologia di prevenzione, di controllo, per cui è la prevenzione, il controllo, BMS, Battery Management System, è il cuore della batteria. Marco, voi ne avete fatto tra l'altro io vedendo lo chassis riconosco questi mezzi. Perché ne abbiamo qualcuno anche in Europa e in Italia. Adesso non vi spaventate, non è che andate però ne ho visti in giro qualcuno di questi mezzi. Anch'io ne ho visti, però mi sembra che vengano importati senza batterie e poi vengono messe qui. Questa è la mia speranza. Però perché sì, a volte i produttori diciamo che vendono... Esatto, perché poi tra l'altro Marco è notizia di questi giorni, così off topic, magari non ce l'abbiamo nelle notizie, ma giusto per riportarla, che BYD sta sbarcando in Norvegia proprio in questi giorni con 100 auto, mi sembra, non so se se l'abbiamo messo no, forse non l'abbiamo messo secondo me l'abbiamo parlato però qualche settimana fa, quelle con le batterie là, ma dici? Esatto, bravissimo, stanno arrivando con queste, però ovviamente da noi poi c'è anche è richiesto uno standard sicuramente diverso, però qui è importante, questo magari non sono assemblaggi fatti bene, però è stra importante il BMS, ecco Marco. Sì, parlacene velocemente. Diciamo che è un sistema elettronico che protegge in toto la batteria, cioè noi siamo abituati in passato ad avere, non so, come la batteria della macchina per far accendere la nostra autovettura, anzi chi ha un'autovettura endotermica, e perciò un più o meno, e lì non c'era nessun controllo, mentre queste batterie al litio hanno proprio un'elettronica che le controlla, le protegge, le disconnette dalla ricarica o dalla scarica se uno non le utilizza correttamente, perciò sono batterie più intelligenti che si autoproteggono e si autolivellano anche, perché diciamo, non tutti gli elementi che compongono la batteria sono esattamente tutti uguali, perciò per allungarla nella vita bisogna controllare le tensioni, le temperature, le ricariche, le scariche, insomma è tutto monitorato. E proprio perché queste celle, se utilizzate nel loro, anche diciamo le più, come dire, le più pericolose, passatemi il termine, se utilizzate nelle loro condizioni ideali sono molto sicure, è ovvio che se si va per esempio a sovraccaricare o a scaricare troppo queste batterie possono danneggiarsi o uscire diciamo dalla loro safety zone, ecco. Ecco Marco, sto facendo vedere un articolo proprio sul sito di Flash Battery, credo che sia molto interessante se volete approfondire quello che è il cervello che gestisce le varie celle e sta un po' sopra tutto il chimismo. Qui c'è una foto del vostro laboratorio, vero? Sì, esatto, così quello è una delle nostre schede demo che utilizziamo, sì. Poi, vabbè, magari una volta potremmo anche fare una mini diretta da qui. Sarebbe bello, e in questo articolo è spiegato quanto, ad esempio, proprio il BMS della batteria Flash Battery è protagonista del progetto europeo New Control. Se proprio un elemento di controllo delle batterie entra all'interno di un progetto europeo, capite quanto il BMS è importante, quanto almeno quanto la chimica. Se non addirittura in questa fase qualcosina forse di più, Marco? Ma diciamo che c'è un'intelligenza che sta alla base, anzi all'interno diciamo di questo BMS che fa un po' il futuro di queste auto, perché si parla di autovetture sempre di più comandate dal software che comanda, perché si può veramente elaborare una quantità di dati, capire come l'usura, come stanno lavorando queste batterie ed agire proattivamente sul veicolo per migliorarne le performance oppure allungare la vita. Insomma, si può veramente fare tanto. Cioè, Marco, qui poi c'è rete, leggete insieme a me Flash Battery insieme ad altri 49 partner specializzati in diversi settori. Io lo vedo fermo, Dani, scusa, io lo vedo solo... Aspetta, eccolo qua, perdonatemi, eccolo qui, un secondo solo, eccolo qua. All'interno, eccoli qui. Flash Battery, io stavo leggendo la parte che vi vede poi protagonisti proprio del ruolo centrale del progetto, scusatemi, c'è un'altra parte nel sito, l'andate a vedere perché è importantissima, la ricordo giusto perché la stavo... Allora, guardate, ve la faccio vedere perché è importante secondo me. Dopo andiamo a vedere questa parte qui.
Marco, visto che ne stavo parlando, Sì. fate parte insieme ad altri 49 partner specializzati in diversi settori, avete una catena del valore completa dai semiconduttori a IOM, passando per la sensoristica, integrazione e batteria al litio. Sì. Questo ritengo sia super interessante. Mentre la parte, eccoci qua, adesso vado a riprendere invece questo, mentre qui dove si parla di BMS abbiamo, si vede l'immagine, Sì, scusatemi, sì, si vede perfettamente. dove si vedono le diverse celle, il BMS molto in maniera molto semplice va a fare i bilanciamenti tra i livelli di carica delle celle, giusto Marco? Sì, esatto, perché diciamo tutte le celle non sono esattamente uguali, perciò qualcuna ha differenze di capacità, di resistenza interna o autoscarica, perciò vanno tenute equalizzate, allineate, come se fossero delle bottigliette d'acqua che qualcuna ha qualche forellino e allora bisogna rabboccarla, mettiamo così. Ecco, in questa immagine cosa vediamo? Dalla parte del charger e le batterie. Sì, questa qui è diciamo come funzionano i BMS tradizionali, cioè che per andare a equalizzare le singole celle, cioè mantenerle livellate allo stesso modo, si vanno ad applicare una piccola resistenza sulle celle più alte per abbassarle a livello di quelle più basse. Questo Quindi è il funzionamento tradizionale. Sì, diciamo, noi non utilizziamo questo sistema proprio perché nell'industria c'è bisogno di performance aggiuntive, però è quello insomma, che viene più utilizzato comunemente sia nelle autovetture, ma insomma in quasi tutte le applicazioni. Bene, bene. E qui ci sono invece come funziona il vostro bilanciamento. Io direi che siccome l'articolo è molto interessante, oltre a questo andate a vedere anche proprio quello che vi ho fatto vedere all'inizio, invertendo gli articoli, perché è molto interessante. Quindi se andate sul sito di Flash Battery, poi digitando BMS si trova, penso che ci sia la ricerca. Quindi, sì, cioè, comunque nel blog ci sono tutti i vari articoli che potete ricercare. Bravi, informatevi sui BMS perché sono importantissimi. Bene, allora andiamo avanti Marco con la sì, tua probabilmente giornata. Eccolo qua. visto l'orario sarà probabilmente l'ultima notizia di cui parleremo che diciamo ritengo un po' di parte, mettiamola così, non diciamo che non sia vera, mettiamola che è di parte, in cui si dice che le batterie al ferro, perciò al litio ferrofosfate, creeranno problemi di riciclo. In realtà qui chi lo dice è diciamo uno delle aziende che si occupano di materie prime, materiali e riciclo e praticamente sostengono che il litio ferrofosfato sia più complesso da riciclare perché avendo un costo più basso di... Allora, intanto, perché si utilizza il litio ferrofosfato in alcune applicazioni? Vediamo Tesla, BYD, Volkswagen. Perché intanto ha un prezzo leggermente più basso, qua nell'articolo citano circa un 20% inferiore, e però ha una sicurezza intrinseca superiore, perciò questa combinazione di una sicurezza più alta, un costo leggermente più basso, fa sì che su tutte le auto, o meglio su molte auto entry level si potrà usare questa tipologia di chimica, anche perché è evoluta molto negli ultimi anni. Nel litio ferrofosfato non vengono inclusi alcuni materiali come per esempio il nickel, come per esempio il cobalto, che sono materiali più rari, che ovviamente essendo più rari hanno un costo più alto. Perciò questo diciamo, centro di smaltimento dice per me è meno importante o comunque vado meno alla ricerca del recupero del ferrofosfato perché ha meno valore del cobalto e del nickel. E qui, grazie, capisco che possa essere così, però il fatto che abbia un valore più basso non vuol dire che questo non deve essere riciclato. A parte che tutta, diciamo, sia l'Unione Europea, ma tutto il mondo, insomma, sta andando sempre di più nella direzione di sensibilizzare con dei regolamenti, non sensibilizzare così. Dall'inizio 2020 ci sarà un regolamento per il riciclo e la filiera delle batterie, pertanto dovremo riciclare, dovremo recuperare questi materiali, perciò magari ci sarà da studiare un pelo di più per rendere più economico magari il riutilizzo anche di questi materiali meno pregiati, però per rimetterli nella filiera, ecco. Esatto, poi c'è un obbligo, cioè, ricordiamoci, i rottamai oggi riciclano ancora l'acciaio, il ferro delle carrozzerie, anche perché c'è un obbligo e una filiera, quindi alla fine lo si fa, è ovvio che te lo pagano un po' di meno, ma se c'è l'obbligo comunque c'è la filiera anche per riciclarlo. Bene. Sì, esattamente, perciò insomma per quello dico, cioè, sì, un po' di parte, prendiamo
prendiamolo un po' con le pinze, ovvio che per chi deve riciclare, se ricicla del materiale con più valore è più contento. Veramente, veramente. Bene, andiamo all'ultima notizia, rimanete tutti con noi perché poi rispondiamo a un paio di domande che ci sono state fatte su LinkedIn. Eccole qua, Sì. guardate che bel blocco nero, Esatto. non solo auto, le batterie BMW. Esatto, qui siamo copiano un po' Tesla, cosa ne dici, Dani? Direi che quello sembra proprio un sistema di accumulo da bianco al nero, perché quello di Tesla è bianco, però è un sistema d'accumulo domestico dove la casa auto che cosa fa? Non solo ti arriva nel garage, ma ormai ti arriva anche in casa, perché Sì. avendo fatto esperienza nei pacchi di batterie di accumulo di bordo, alla fine il domestico oggi è richiestissimo. Oggi non c'è impianto fotovoltaico che non abbia l'esigenza di accumulare in domestico. Lo chiede la rete, lo chiedono le economie, lo chiedono i finanziamenti. Quindi Esatto. è un settore strategico. Direi che la cosa più interessante, insomma, perché di sistemi domestici di accumulo ne abbiamo visti parecchi, forse l'unica cosa più interessante, forse diversa che viene fatta è questa modularità. Adesso magari vi apro qualche immagine, ok? È un sistema che può essere scalato dai 5 kWh in su, vedete che ci sono questi rack che vengono aggiunti, sì, non sono proprio dei rack, però questi strati, chiamiamoli, che vengono aggiunti, e più ne aggiungi più aumenta, diciamo, la capacità della batteria. Perciò in un'unica soluzione puoi fare È molto interessante. Questo Esatto. è molto interessante, magari anche per la manutenzione, sostituzione dei moduli e via dicendo. Sì. Bella soluzione, brava BMW. Devo dire, spero che abbia anche un prezzo adeguato, anche perché oggi è molto conveniente. Il problema effettivamente dei moduli a volte è quello, cioè non riuscire comunque ad avere un prezzo d'attacco così vincente come la soluzione all-in-one. Però vabbè, ecco, insomma. tu hai fatto uno schema su quello che è l'industrializzazione. Bella l'idea, ma poi effettivamente se costa dividerli a moduli così potrebbe essere un problema. Sì, esatto. Bene, sempre queste che sono un po' degli swap, diamo una risposta a Marco Davide Lanzoni che su LinkedIn ci scrive: sarebbe bello un approfondimento sulle batterie swappabili per il mercato della micromobilità in sharing e in particolare l'evoluzione dei produttori UE non cinesi. Marco, si firma Marco Electrify. Sì, bella domanda. Abbiamo parlato nelle puntate scorse di swapping, anzi magari troviamo anche la news di swapping eccolo qua, di aziende che creano queste batterie modulari soprattutto per veicoli più piccoli, perché lo swapping, diciamo, che si presta molto su scooter vediamo, non si vede più nulla. Vediamo se mi carica, vabbè. Rimaniamo qua in questa foto. Queste qui, vedete, sono queste piccole batterie che si possono intercambiare. Ad oggi qui queste sono batterie molto economiche, perché devono costare poco, c'è poco dentro, perciò riuscire a essere competitivi sul mercato non è facile in Europa. Devo essere sincero, cioè quando magari avremo la produzione delle celle qui, visto che insomma una batteria di questo tipo possiamo dire al 90% celle, poi c'è un case in termoformato, anzi uno stampo plastico e una schedina che costa veramente molto poco, perciò ad oggi questo mercato è proprio, come dire, per la maggior parte da aziende asiatiche. C'è qualche azienda forse un po' più grande in Europa che normalmente è dedicata per creare la batterie, non so, da bici o cose di questo tipo. Certo. Ma però le celle vengono fatte all'estero, cioè in Europa c'è l'assemblaggio finale. Bene, e la seconda domanda più che altro quella di Stefano, che è più una richiesta locale, perché stiamo parlando di rete, qui stiamo parlando di eccellenze italiane, lo ricordiamo a chi non lo conoscesse, con Marco abbiamo fatto anche insieme proprio dei prototipi, proprio quello di Viaggio Italiano, la sua batteria lì, eccellenza italiana nata in un garage, andate a vedere la storia di Flash Battery perché è bellissima. E Stefano chiede: scusami Marco, vedo che siete di Reggio Emilia, della GQ Energy ne sai qualcosa? Ma allora, io ho dato un'occhiata al sito perché non l'ho mai sentito sul mercato. Qua sembra che effettivamente abbiano, o meglio, stiano creando delle celle sfruttando il grafene. Però cioè, vedo che mi sembra il target sia batterie molto piccoline, anche se nella prima immagine c'è una bella... Anzi, aspetta, vediamo se riusciamo a farvela vedere al volo, che guardiamo questa azienda. Sforiamo un pochettino, ragazzi, ma è bello questa interazione. E questa è l'azienda che ovviamente mette in mostra il grafene, perché parlare di grafene tutti alzano le antenne, anche se non è questo, insomma,
questo grande, come dire, rinnovamento per il mondo batterie, perché sappiamo che comunque già diciamo l'anodo delle batterie è fatto in grafite, e il grafene diciamo che è uno strato più sottile, può avere effettivamente dei vantaggi, però mi sembra che qui sia dedicato al mondo delle batterie piccole. Infatti fanno vedere degli smartphone, delle lampade che possono avere insomma delle caratteristiche di performance più elevate, però insomma ad oggi credo che il next step per le batterie automotive o comunque di volumi medio-grandi sia il solid state, cioè lo stato solido, e non tanto il fatto del grafene. Ecco. Vero. Grazie Stefano per la domanda. Sì, no, stavo dicendo, come abbiamo visto in diverse puntate precedenti, abbiamo anche delle batterie, diciamo, senza anodo, che le chiamano senza anodo, poi insomma, se volete andare a capire perché, guardate qualche puntata indietro. Bravi, andate a cercarle, vi ricordo il sito è quello Flash Battery, dove trovate tutte le puntate che abbiamo fatto finora, sono sottotitolate, divise anche per argomenti, quindi una bella raccolta, la nostra rubrica. Esatto. Che noi stiamo facendo davvero da tante settimane, con tanti sforzi, anch'io devo sempre correre a destra manca, e vengono raccolte le notizie da Flash Battery ogni settimana. C'è dietro una passione per le batterie, per un elemento così fondamentale del cambiamento non solo dell'automotive ma anche dell'energia, e quindi ci ritrovate qua tutti i lunedì alle ore 18, tanto che ci siamo mandati la pausa estiva molto in là. Marco, grazie ancora per stasera, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, e io direi che alle 18:37, con 7 minuti di sforamento, esatto, diamo la nostra sigla e salutiamo tutti. Ci rivediamo. Buona serata. Ciao Dani, grazie. Ciao.